Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Guadagno Quotidiano. Oggi parleremo nuovamente di Rollercoin e faremo qualche conticino insieme. Bene, bentornati a tutti e benvenuto per chi fosse nuovo. Oggi parleremo nuovamente di Rollercoin e in particolar modo dei punteggi, degli XP che sono necessari per i vari livelli del pass. Infatti, per chi non conoscesse questa piattaforma, è un sito di cloud mining e da quasi un annetto ha un pass che permette di ottenere dei premi in cambio ovviamente di un prezzo per l'acquisto di questo pass. Questo è il quarto pass ed è stato rilasciato da qualche giorno e quindi sono qui per farvi vedere fino a che punto è possibile arrivare a livello di livelli senza investire e vedremo tutte le altre varie casistiche nel caso in cui vogliate inserire un po' di capitale all'interno della piattaforma. Ma ovviamente prima di tutto, come al solito, vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale in quanto sarebbe importantissimo e sta diventando sempre più fondamentale in quanto la scadenza del mio obiettivo si sta avvicinando. Quindi vi chiedo di cliccare sul bottone dell'iscrizione e di attivare la campanellina per non perdervi nessun video. Inoltre vi ricordo che vi lascio in descrizione il link di Rollercoin, ovviamente un link affiliato, e passando attraverso di quello aiutereste tantissimo il canale. Ovviamente senza spendere un centesimo in più e anzi iscrivendovi e quindi registrandovi a questa piattaforma attraverso il link che vi lascio giù in descrizione otterrete 1000 satoshi gratuitamente, senza ovviamente il bisogno di investire nessuna quantità di capitale. Tornando quindi al video e anzi al fulcro del video, andiamo subito nella sezione Event Pass. Possiamo andare qui da Get XP o altrimenti andando nello shop Event Pass e siamo qui alla sezione. Ho già fatto un video riguardo proprio ai vari miner che ci sono in generale e tutte le modifiche che sono state implementate col pass numero 4 e ve lo lascio ovviamente linkato nelle schede in alto a destra. Andiamo quindi subito nella sezione Event Quest, che sono appunto le task che bisogna fare giornalmente per poter ottenere degli XP fondamentali per appunto aumentare di livello. A differenza dello scorso pass, in questo qui abbiamo i livelli composti da 100 XP, cioè quindi raggiunti 100 XP noi raggiungeremo il livello di riferimento. Se noi ad esempio siamo in questo momento a livello 3, raggiunto l'XP numero 100 otterremo il premio del livello 3, quindi in questo caso questo miner è molto poco profittevole perché è un gigahash e più che altro un miner da collezione. Se volete sapere quali sono i premi, ovviamente vi rimando al video a cui vi ho rimandato prima, cioè quindi quello nelle schede, e quindi adesso cerchiamo di fare qualche calcolino per vedere fino a che livello possiamo arrivare. Torniamo quindi in Event Quest. Come potete vedere io non le sto facendo se non proprio alcune, quelle basiche, ad esempio quella di YouTube, di Twitter, e oggi tra l'altro si è anche iscritto un utente che ringrazio ovviamente per essere passato tramite il mio link, perché non sto facendo le task. Purtroppo questo periodo, questa season è impegnatissima per me, anche se il numero di giochi sono stati nettamente limitati rispetto a prima, comunque non riesco a farle e cercherò quindi comunque di prendere più punti possibili nel limite appunto del mio tempo. In ogni caso facciamo quindi qualche calcolo, vi metterò ovviamente, vedrete comunque i calcoli anche a schermo e facciamo subito i calcoli per vedere quanto noi guadagneremmo facendo semplicemente le task e senza acquistare il pass. Infatti per chi non volesse acquistare il pass e non volesse spendere nessun RLT in assoluto, il punteggio che noi andremo ad ottenere, facendo ovviamente investendoci il nostro tempo, quindi giocando ai vari giochi, e senza considerare l'invito di un amico perché è molto complicato da fare, considerate che queste qua sono daily task, quindi vuol dire che ogni giorno vengono ricambiate e torneranno ovviamente uguali a quelle del giorno precedente, se non appunto per i due giochi che a turno cambiano, dando comunque sempre 3 XP l'uno se vengono appunto completate queste task. E quindi non andremo a considerare questa sezione praticamente mai se non proprio nel punteggio massimo calcolato. Faccio inoltre notare che purtroppo ora non ve lo posso mostrare perché l'ho già ritirati stamattina, però comunque ogni giorno della settimana vi verranno dati dei punteggi gratuiti senza appunto nessuno sforzo, semplicemente dovete accedere e appunto cliccare su Collect sulla schermata che vi compare, appunto accedendo una volta al giorno, e questi punteggi sono rispettivamente 2, 5, 8, 15, 25, 35 e 45 punti, rispettivamente uno ogni giorno della settimana. Ovviamente, finita la settimana, si ricomincerà dal 2 e si arriverà di nuovo l'ultimo giorno al 45. Sommando tutti questi punti si otterranno 1080 punti XP
necessari e anzi importantissimi per appunto i nostri livelli e per appunto guadagnare sempre di più. E senza fare nulla è possibile comunque raggiungere il livello 10 semplicemente accedendo una volta al giorno. I premi non saranno chissà che cosa, anzi non riuscirete ad avere neanche un miner perché il primo miner si ottiene a livello 13, però comunque otterrete delle hashboard se non erro ed è un potenziamento temporaneo che comunque non fa mai male. Per chi volesse partecipare a questa piattaforma, a questo progetto in Play to Earn Free to Play, andremo quindi a conteggiare il numero di XP che noi andremo ad ottenere facendo tutte le task di gioco e le task dei social, ottenendo quindi da questa somma 29 XP al giorno. Dobbiamo quindi moltiplicare questi XP per il numero di giorni del pass, ovvero 60 giorni, anche se attualmente è passato qualche giorno, comunque faremo il discorso in generale, presupponendo quindi che voi abbiate già fatto quelle precedenti e nel caso in cui invece voi aveste iniziato semplicemente dopo, andate semplicemente a scalare il numero, moltiplicando il numero di giorni che avete perso per il numero massimo di punti, ovvero 29. Quindi facendo un calcolo su tutti i 60 giorni andremo ad ottenere 29 che sono i punti giornalieri per 60 giorni uguale a 2820. Cosa significa questo? Significa che andremo fino al livello numero 28, ovvero fino al Golden Time Trophy. È utile questo trofeo? No, non dà nessun vantaggio rispetto agli altri, è solo estetica. Quindi in verità proprio come ultimo premio è abbastanza inutile, quindi andremo a vedere subito cosa noi andremo ad ottenere facendo appunto i primi 28 livelli. Andiamo in ordine, andremo ad ottenere qui il famoso miner da 1 gigahash, poco profittevole. Al livello 6 un bonus power di 3 giorni di 100.000 gigahash, dei common hashboard che sinceramente a meno che voi non abbiate di quelli poco costosi non vi serviranno a nulla, quindi al massimo teneteli perché potrebbero essere utili in quel caso o per migliorare, quindi unire i miner che potete ottenere giocando, o altrimenti saranno poi necessari per venderli nel marketplace probabilmente nella prossima season. Ci sarà poi un roller miner S5 da 4000 GHz che in verità è la cosa più interessante tra tutti questi vantaggi, perché sarà un potere che ci rimarrà sempre. A livello 15 un bonus power da 200.000 GHS per 7 giorni, Common Fun 600 per 600 e infine un secondo roller miner S5, quindi è il secondo miner uguale che noi potremo quindi unire per farne uno più profittevole, ovvero precisamente 3 volte più profittevole a livello di gigahash e una volta e mezzo più profittevole a livello di collection. E infine un bonus power da 250.000 GHS per 14 giorni. Questo effettivamente da chi non vuole spendere è la cosa più fattibile da fare ed effettivamente la più conveniente perché in fin dei conti non andremo a spendere nulla, dovremmo semplicemente giocare circa una quarantina di minuti al giorno per ottenere tutti questi premi, ovviamente dovendoli fare tutti i giorni, state attenti. E inoltre un altro consiglio, dovete tutte le volte che fate appunto una quest andare su Event Quest e poi cliccare sul bottone Collect verde che vi comparirà qua, perché se voi non cliccate su quel bottone non otterrete punti, quindi state molto attenti perché rischiate di perdere dei punti molto preziosi. Seconda casistica invece è che voi magari vogliate investire qualcosetta. Ci diramiamo in due sezioni diverse, ovvero chi vuole investire 10 RLT al giorno oppure chi ne vuole investire soltanto 5. La differenza è che chi ne investe solo 5, ovvero per l'acquisto di una loot box, perché per chi non lo sapesse la loot box è stata cambiata da 10 a 5 RLT e quindi sarà anche più semplice appunto ottenere questi punteggi qua, ovvero andando appunto a spendere soltanto tra molte virgolette 5 RLT ogni giorno, ottenendo quindi un aggiuntivo 5 XP che andrà quindi a sommarsi ai 2820 formati dai 29 punti per 60 giorni più i 1080 punti di bonus giornaliero, arrivando quindi a un totale di 3120 punti. 3120 punti che quindi ci permetteranno di arrivare al livello 31, avendo però nessun effettivo vantaggio rispetto a chi non va a spendere nessun RLT. Quindi andando a spendere 5 RLT al giorno noi andremo a consumare 300 roller token. Dato che il roller token se viene comprato con il Tether, ovvero l'USDT, un RLT vale esattamente un USDT, vuol dire che andremo a spendere 300, ripeto, 300 dollari per avere effettivamente nessun vantaggio rispetto a chi non va a investire nulla. Quindi se volete un consiglio non fate
semplicemente la quest di Open Loot Box. Se proprio dovete investire, a quel punto vi conviene nettamente andare a spendere appunto 10 RLT. Se invece il vostro budget rimane comunque 300 RLT, è possibile comunque ottimizzare questa cosa. Al posto di andare a comprare ogni giorno una loot box, è possibile andare a comprare alternativamente, un giorno sì un giorno no, 2 loot box. Perché questo? Perché se noi andiamo a fare la somma appunto di 5 XP più 5 XP, ovvero gli XP dati dalle 2 loot box comprate nei 2 giorni differenti, otterremo un totale di semplicemente 10 XP. Mentre invece se noi andiamo a comprare appunto 2 loot box e quindi spendendo 10 RLT in un solo giorno, andremo ad ottenere sì solo 5 punti di questa task, ma ne otterremo 13 della seconda task, quindi effettivamente andremo ad avere 8 XP in più rispetto a comprarne una al giorno. Invece per chi volesse spendere un po' di più, anzi molto di più, ovvero 600 RLT, a questo punto sarà possibile arrivare praticamente al massimo del punteggio, sfiorando quindi i 4000 punti. 4000 punti significa che arriveremo al livello 40. Livello 40 ci permetterà di avere 15 RLT, un miner da 22.000 GHS e 400 Common Wire. Conviene anche qui? A questo punto secondo me no, non conviene perché semplicemente il pass costa $570, ovvero 570 RLT. Per spenderne 600 e non arrivare neanche al livello 45 e dover comunque poi acquistare almeno l'Event Pass Upgrade, a quel punto vi conviene direttamente andare a comprare il pass completo. L'unica cosa per cui potreste dire mi conviene comprare le varie loot box potrebbe derivare dal fatto che le loot box permettono di raggiungere dei premi molto molto elevati, quindi se siete molto molto fortunati a quel punto andrete a recuperare anche dell'investimento, però bisogna essere davvero molto molto fortunati e soprattutto non ne vale la pena perché la media di vincite dello loot box è di circa 5-6 RLT, quindi vuol dire che noi andremo a perdere 300 RLT per arrivare al massimo al livello 400. Però questo è in media, quindi potreste guadagnare davvero tantissimo in più, ma molto probabilmente potreste perdere molti più soldi, ovvero molti più RLT, perché il minimo RLT guadagnabile dalle loot box è 1. E quindi un mio personale consiglio, a mio avviso, non è conveniente fare tutte le task, perché comunque andremo a spendere di più rispetto ad andare a comprare direttamente il pass da 570 RLT. Ovviamente è un investimento, anche abbastanza grosso, comunque sono $570 per un solo pass. E questo solo se noi andiamo a comprare direttamente tutto. Se noi andassimo a spendere 119 RLT per il pass upgrade, andremo comunque vero a sbloccare tutti i premi, ma dovremo comunque sudarceli, e per sudarceli si intende davvero sudarceli, perché considerate che appunto questa task, ovvero la task dell'invito a un amico, è difficilissima da fare, quindi semplicemente acquistando quel pass e spendendo tutti questi RLT e stando comunque almeno 40 minuti a giocare, non riuscirete comunque ad arrivare al livello 45. Secondo me non ha nessun senso. E ripeto, se siete molto avvezzi al rischio, quello che potete fare è andare a comprare le loot box, avere quindi 600 RLT in più da voler spendere, e quindi quello che potete fare appunto è comprare loot box sperando di ottenere uno dei premi più vantaggiosi, più importanti, e quindi a quel punto, se siete fortunati, potete appunto anche ritornare nell'investimento. Però intanto prima dovete inserire 600 RLT all'interno della piattaforma e essere a livello di probabilità sicuri non di perdere i vostri soldi, ma comunque di andare a spendere di più per lo stesso investimento. Se vorrete avere tutti i vantaggi, quindi tutti i premi, dovrete comunque andare ad acquistare l'upgrade, quindi arrivando a spendere all'incirca i vari $600 in RLT per le varie loot box, meno i 120 RLT che andreste ad ottenere appunto comprando una loot box ogni volta, arrivando quindi a 480, meno i vari RLT dati nel pass, e quindi sono i 15 RLT a livello 36, e quindi andando appunto a dover spendere oltre a questi 465 RLT anche 120 più qualcosetta per arrivare appunto al massimo livello, ovvero livello 45. Quindi questi sono i livelli massimi a cui si può appunto attingere nel momento in cui andiamo a giocare a questa piattaforma, appunto cercando di fare le task del pass senza acquistare direttamente il pass da 570 RLT. Ricapitolando velocemente,
noi andremo ad ottenere 2820 punti, cioè arrivare al livello 28 nel caso in cui andassimo semplicemente a giocare senza acquistare mai loot box in generale. Andremo poi al livello 30 se noi decidessimo di spendere 300 RLT comprando una loot box ogni giorno, non ottenendo però effettivamente dei guadagni perché non c'è nessun premio gratuito tra il livello 28 e il livello 31, quindi fortemente sconsigliato da me, a meno che non vogliate comunque fare la tecnica che vi ho detto prima, ovvero al posto di comprare una volta al giorno la loot box, andare a comprare 2 loot box alternativamente, un giorno sì un giorno no, perché a quel punto andreste ad ottenere appunto al posto di 10 XP ogni 2 giorni ne andreste ad ottenere 18, arrivando quindi a dei livelli leggermente maggiori, ottenendo quindi forse un premio gratuito in più, ma poca roba, quindi proprio io vi sconsiglio in generale di considerare questa opzione. Altrimenti tentare la vostra fortuna acquistando le loot box, almeno 2 loot box ogni giorno, spendendo quindi 600 RLT nell'arco di tutto il pass, arrivando quindi al livello 39 e se siete fortunati appunto ottenendo anche degli RLT di ritorno per o diminuire fortemente il vostro investimento o altrimenti addirittura recuperarlo totalmente. Però nella maggior parte dei casi andrete comunque a spendere di più per il vostro investimento rispetto appunto a comprare direttamente il pass. Altrimenti l'ultima opzione è acquistare il pass da 119, fare tutti questi livelli e poi alla fine andare ad acquistare il pass rimanente, perché ricordo che il pass di Rollercoin Premium scende di 10 RLT per ogni livello che noi raggiungiamo. Quindi spendendo i $120 all'inizio, i 120 RLT all'inizio per l'upgrade, il pass totale, ovvero da 570, si abbasserà a 450 e poi per ogni livello che noi andremo ad ottenere il pass scenderà di 10 RLT. Quindi in tutto questo tempo noi potremo sfruttare appunto i vari premi che ci sono stati dati all'interno del pass, e quindi sbloccandoli giocando e facendo le varie task per ottenere più RLT possibile da poi appunto utilizzare per acquistare definitivamente la differenza sul pass premium. Oppure altrimenti l'ultima delle opzioni è infatti acquistare direttamente il pass premium che vi permette di avere tutti i vantaggi direttamente subito dall'inizio del pass. Quindi questo è tutto, spero che sia stato d'aiuto anche per darvi un'idea sul livello che potreste raggiungere sia in free to play sia appunto acquistando e quindi spendendo RLT, e presto arriveranno altri video riguardo appunto Rollercoin, soprattutto perché implementerò il file che avevo già messo a disposizione per appunto arrivare a conoscere i vari tempi di ritorno e i guadagni che si possono fare a seconda del proprio investimento. Bene, quindi qui finisce il video, fatemi sapere cosa ne pensate di questo pass e fatemi sapere in che modo voi affronterete questo pass, quindi se giocherete in free to play, se andrete a investire qualcosetta ogni tanto, se comprerete il pass. Ovviamente vi ricordo di lasciare un like perché sarebbe davvero importantissimo per il canale, ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale perché sarebbe davvero importantissimo e vi ricordo che per chi fosse nuovo e quindi chi non fosse ancora iscritto a questa piattaforma, sotto in descrizione c'è il link di Rollercoin e passando da quel link non solo otterreste 1000 satoshi gratuitamente, ma aiutereste e quindi supportereste anche il canale indirettamente senza ovviamente spendere nulla in più. Quindi grazie ancora di essere stati con me e ci vediamo a un prossimo video.